Buongiorno amici del canale. Ciao. Oggi lo facciamo in chiave tua? Sì, La decidi tu la carta? sì, O la decido io? decidiamo insieme. Questi tre pezzi, diciamo, sono tra i più purtroppo buttati. Sono i mobili che solitamente vanno a finire in discarica perché erano dei nonni e quando si vende la casa, si deve rimodernare la casa dei nonni, purtroppo finiscono in discarica. Ecco, secondo me invece hanno un potenziale pazzesco perché grazie alla loro forma, alle loro gambettine, allo specchio, possono star veramente, veramente, veramente bene anche in case moderne, contemporanee, anche in case di ragazzi giovani che vanno a convivere, sono appena sposati, una ragazza che va a abitare da sola. Ci sono un sacco di alternative, ma basta cercare la chiave giusta ed evitare di cadere nel tranello della patina, del colore anticante, di aggiungere un fregio. Ecco, su questo tipo di mobili lisci, lineari, squadrati non stanno bene alcune tecniche, ma stanno bene altri tipi di tecniche. Quindi noi adesso ci lavoriamo partendo da una base lucidissima, come vedete è plastificata e noi partiremo facendo molta aba perché sono molto sporchi, come potete vedere anche all'interno dei comodini c'è un po' di tutto, ma è normale, sono stati lasciati vuoti per tantissimi anni e quindi partiremo da aba e faremo vedere come rimoderniamo questo trittico. Partiamo. Mentre Emma sta aspirando all'interno dei mobili, io preparo la soluzione per aba. Qui ho più o meno 3 litri di acqua calda, bicarbonato, sapete che ce ne vogliono un po' di cucchiai e ammoniaca. Più o meno su questa quantità ne metto 3 bicchieri. 3. Mi raccomando, ricordate sempre che aba non va fatto per forza una volta, si fa un secchio di aba, si gira per bene, si inizia a lavare e poi se l'acqua è sporca si butta e si rifà. Spugna che ovviamente gratta leggermente, spugna dei piatti e si inizia togliendo la patina lucidina che c'è sopra i nostri mobili. Perché sì, aba oltre che a sgrassare e purificare va anche a rendere la superficie leggermente porosa. Quindi abbiamo la sicurezza di avere una superficie super aggrappante. Importante però che aba non sia mai troppo bagnato, troppo liquido, troppo umido perché altrimenti il mobile potrebbe patire le conseguenze, quindi mi raccomando, la spugna sempre ben strizzata. Chiaro che noi tra un po' andremo a sciacquare, sciacqueremo con un panno in microfibra molto strizzato. Quindi laviamo bene, aspiriamo bene e guardiamo fra un po' come si fa a sciacquare. Smontato tutto, fatto aba su tutto, ora si sciacqua. Panno in microfibra umido, strizzatissimo, io vado sotto l'acqua, lo sciacquo, lo ristrizzo e riparto da zero, si sciacquano tutte le superfici bene, anche più volte se necessita. Questa patinina bianca che voi vedete qua sopra è aba, è il bicarbonato che si forma sulla superficie. Quindi se voi prima di colorare non sciacquate, non togliete questa patina, rimane lì e non va bene, va a inficiare anche l'aggrappaggio della pittura. Quindi mi raccomando, sciacquare è obbligatorio e fondamentale. Sciacquo bene tutto e poi si parte. Ora togliamo le maniglie per lucidarle. Parto svitando i dadini. Eccola qua. E le passo ad Eli che le lucida.
Ne ho già lucidata una e guardate che spettacolo. Non ho optato per la classica pulizia con aceto e sale, ma ho preso carta abrasiva, velocissima proprio, spugna abrasiva, liscia superfici. Guardate, prima di tutto carteggio leggermente, tolgo via quel poco di ruggine che si è andato a creare sulla superficie e poi con la mia lana d'acciaio e 2 goccine di olio jasmine vado a lucidare ancora di più, così. In questo modo ottengo la perfezione, guardate, una maniglia che in 2 secondi è nuova. Lo facciamo su tutte. Bisogna creare il colore su misura, perché? Perché questa carta che ho scelto, contro il tuo parere, Sì. mi piace ed è perfetta per questo restyling. Tieni di là. Perché non la vedi perfetta per questo restyling? No, mi piace molto per questo restyling, non sono molto amante di queste colorazioni, probabilmente la stessa in altri colori mi sarebbe piaciuto di più, però approvo. Però mi piace e ti ho ascoltata quando mi hai dato il mix giusto per ricreare il colore per la scocca del mobile, vero? Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, io ho scelto la carta, lei ha scelto il colore. Con una base color London Fumé andiamo ad aggiungere un goccettino di brocante per ricreare quella tonalità di grigio tendente leggermente al blu verde, che poi è il tono del brocante, e creare la texture perfetta per fare la base dei nostri mobili, il nostro trittico. Prendiamo un pennello e iniziamo la nostra miscela. Dimmi buona, La metto qua nella scodella così almeno ne abbiamo abbastanza, tanto la metto tutta. Sì. Ne abbiamo abbastanza per usarla sia con pennello che con rullo. Tiriamo giù bene tutto, in modo che non si sprechi niente. Sapete che noi odiamo gli sprechi in tutti i modi, guai. E ora aggiungiamo un goccettino di brocante. Giri tu? Sì. Io vado a occhio, sapete che non amo pesare e so anche che riuscirò a rifarla uguale calibrando. È ovvio che se non avete questa dimestichezza potete pesare, quindi per 100 grammi di grigio mettete, che ne so, 10 grammi di brocante. Vado? Vai. Proviamo Per ora così? basta, sì. Proviamo, gira. Amo girare col pennello perché miscela molto meglio che qualsiasi tipo di legnetto. Ovviamente il brocante andrà leggermente a schiarire il London Fumé e donerà, quando sarà asciutto, quel riverbero bluaceo, verdaceo. Secondo me anche un po'. Sì, 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 sì. Ne abbiamo messi più o meno 3 cucchiai. Così sono 6 cucchiai di verde più o meno. Ormai ho il cucchiaio negli occhi. A forza di non pesare ma di andare a caso ti viene la manualità e capisci quanto diluire. Potremmo esserci. Facciamo un test? Facciamo un test. Questo è il test che abbiamo fatto prima per capire se il colore andava bene ed è stato quello che ho provato. Vediamo adesso. Molto simile, l'unica differenza è che questo qua è ancora bagnato mentre quello là è già asciutto. Quindi è così facile ricreare il colore esattamente uguale anche a distanza di tempo? Sì, è facile. È facile, quindi non pesate, andate a occhio che viene sempre bene. A me piace. Molto, anche a me. Vediamo se va bene con la carta? Sì, va bene. Prendi la carta. Questo è già asciutto, questo è bagnato e come vedete è perfetto con la carta. Ora partiamo. Emma con l'architetto piccolo fa tutti i bordini, partiamo dalla scocca del cassettone, e io invece con il rullo a pelo corto, appositamente stirato, inizio a stendere sulla superficie liscia e piana, così faremo molto prima. Ovviamente uso la mia vaschetta e senza sporcarla la mia plastica di ricambio, così lavoro bene in modo veloce. È importante, mi raccomando, non schiacciare il rullo. Non va schiacciato per spremerlo, perché tanto rende di meno. Piuttosto, se il rullo è scarico, si ricarica. Questa è una piccola insenatura legnosa che non mi spiace per niente. Sai, Emma, quasi quasi la lasciamo, che dici? Sì, bella. Liscio, in modo che non ci siano incongruenze, in modo che la pittura sia stesa in modo omogeneo su tutto il cassetto, perché questo restyling deve essere proprio liscio, vellutato e perfetto. Voilà, facciamo asciugare bene.
Partiamo con la seconda mano. Ho rifatto il colore e se venite a vedere la differenza non si nota. Ovviamente il colore che sto stendendo è ancora umido, mentre invece quello che c'è sul mobile è già asciutto, ma vi posso assicurare che una volta asciutto sarà completamente identico. Io continuo a stendere con il rullo, Emma continua a stendere a pennello per far prima. E voilà. Facile e veloce. Quindi ricordatevi, se avete mobili grandi o comunque lisci, usate sempre il rullo. Rullo e pennello insieme, così viene ancora meglio. Con Monsieur in versione wall faccio tutto l'interno dei mobili, quindi i comodini e i cassetti. Perché scelgo la versione wall? Perché con una sola passata copro, con una sola passata profumo anche l'interno dei mobili ed è idrorepellente e lavabile. Quindi non ho bisogno poi di passare la seconda mano di colore e la mano di protettivo, e va bene su tutte le superfici perché aggrappa sia sulla parte più lucida come questa del fondo che sulla parte grezza del legno che c'è sotto. Guardate, una passata ed è tutto perfetto. E viva Magic Wall! Protettivo opaco dappertutto, prima di mettere ovviamente la carta sui cassetti, tanto non va a interferire. Protettivo opaco perché non voglio che si veda lucentezza, luminosità, riverbero di colori, quindi voglio che sia completamente inesistente il protettivo. Ne metto un po' nella vaschetta perché io lo stendo a rullo, il pellettino medio uso questa volta, mentre invece Emma va avanti con il pennellino a punta. Lo diluisco direttamente nella vaschetta, un pochino, più o meno un 20%, misceliamo un pochettino e via. Proteggiamo. Faccio che partire dalla parte superiore dove Emma ha già fatto i laterali. Non dovete mai schiacciare il rullo, mi raccomando. Ricordate sempre che deve autolivellare ciò che state stendendo. Quindi è importantissimo capire che ora noi lo stiamo stendendo, quando si asciuga diventerà completamente trasparente, ma questa bucciatura scomparirà. Quindi non dovete avere queste ansie, queste paure quando utilizzate il rullo, l'importante è che non schiacciate. Quando non ha più nulla da dare, si cambia, cioè si va nella vaschetta, si carica, si prende ancora prodotto, si prende protettivo, colore, quello che serve e si riparte. Più voi andate a schiacciare il rullo intriso di colore o di protettivo, e più si vedranno i segni. Vi sembrerà magari di schiacciare e risparmiare, ma è esattamente l'opposto. Più schiacciate il rullo e più i segni si vedranno e non sarà una bella stesura. Quindi io ricarico il rullo e faccio sì che si autolivelli il protettivo su tutta la superficie. Ultimo tocco, ora faccio asciugare la parte superiore e continuo con il resto. Acqua, colla in polvere e creiamo la colla per la carta da parati. Ho messo circa 2 dita di acqua in questa scodella, acqua fredda. A pioggia mettiamo la polvere per la colla. Nel frattempo si gira. È molto facile preparare questa soluzione per la colla. Ricordate sempre una cosa. Nel frattempo che voi la mettete dovete anche ricordare di farla, diciamo, riposare. Sì. Se riposa diventa bella gelatinosa, bella morbida, vellutata e i grumi si sciolgono. In realtà dovremo fermarci quando inizia a diventare un po' torbida. Quanto ne ho messo per adesso su 2 dita? Un cucchiaio? Un cucchiaino. Già è abbastanza torbida, però ne metterei ancora un goccino perché secondo me con la carta che abbiamo oggi, che comunque è una carta abbastanza spessa, avere una colla leggermente più densa ci aiuta. Quindi ricordatevi, prima di farvi il caffè, preparate la colla, la lasciate riposare 10 minutini, sempre appunto prima avendo girato con il pennello, prendete un caffè, quando tornate è perfetta per iniziare l'adesione della carta.
Abbiamo già tagliato la carta da parati perché almeno essendo già in sezioni perfette e precise per questo mobile è più facile farla aderire alla superficie. Però adesso Emma mi aiuta, colla, l'ho messo in questo bel vasettino così non ne spreco e la stendo su tutto il cassetto. Io la metto solo sulla superficie, non sulla carta. Ricordate sempre che bisogna guardare le specifiche della carta e capire che cosa richiede, se richiede la stesura della doppia colla oppure no. Ecco qui. Ora Emma mi aiuta a farla aderire in modo preciso, così non andiamo a fare dei pasticci. Prendi di là, io vado di qua. Io ci sono. Io anche. Perfetto. Facciamo aderire bene, leggermente più su. Si può anche rialzare e riabbassare se si deve modificare, ovviamente entro pochi istanti, non si può fare dopo mezz'ora. E voilà. Sarà fondamentale passare una spatolina per eliminare delicatamente eventuali bolle di aria che si possono accumulare sotto, da un lato e dall'altro, facendole uscire bene. E una cosa ancora più importante è prendere un panno pulito in microfibra umido e passarlo sulla carta per togliere eventuali macchie di colla che possono essere andate sulla superficie. Non vi preoccupate perché le carte da parati hanno una resistenza importante, sono spesse e quindi non si rovinano se le sciacquate con un pannettino umido. Prossimo cassetto. Anche questo restyling È finito. a me piace tantissimo, soprattutto perché starebbe proprio bene in una casa di ragazzi giovani, perché i colori sono perfetti per lui e per lei, le forme moderne stanno benissimo in qualsiasi tipo di ambientazione e ora con queste maniglie gioiello cambia completamente faccia. In effetti se voi guardate qui c'è questa piccola insenatura legnosa, che già c'era, l'abbiamo mantenuta, che divide la carta, praticamente la incornicia e secondo me è un dettaglio fine, pulito, neutrale che arricchisce tantissimo il restyling. Quante case di nonne o di zie avevano questi mobili che non hanno un valore perché non è modernariato, vero Emma? Questo non si può definire modernariato, non si può definire un mobile di pregio perché non è firmato da nessun tipo di artista, comunque non sono mobili cari, però sono mobili che rimodernati con questo tipo di gambetta e queste fattezze diventano spettacolari. Magari non copiatelo nei colori, negli abbinamenti, ma ricordate di non buttare questi mobili perché potete farlo perfetto per casa vostra. Non sempre quello che noi vi facciamo vedere magari è nelle vostre corde per tonalità, per carta, ma ricordate che se seguite le forme del mobile, se seguite l'epoca, con le giuste connotazioni può diventare spettacolare anche in casa vostra, non buttateli. Ricordiamo dove trovare i nostri tutorial? Li potete trovare sul canale YouTube Elite Magic Paint, E dove comprano i prodotti? sul sito magicpaint.it. Il nuovo sito magicpaint.it, perché non sono più due, ma ce n'è solo più uno, bello, rimodernato, fighissimo, nuovo, anzi non è rimodernato, e lì potrete trovare sia i nostri rivenditori suddivisi per regione, quindi potrete trovare quello più bravo, quello più simpatico, tutti quelli che volete, più vicini a voi, o magari quello che trovate per strada mentre andate al mare, vero? Perché tante persone fanno anche questo, mentre vanno al mare passano dal rivenditore Magic Paint. E trovate anche l'unico sito italiano che rivende Magic Paint, ovvero non c'è più il sito easyron.com ma magicpaint.it, un unico sito che serve a tutti. Ovviamente Magic Paint non la trovate su Amazon, ma questo ormai lo sanno anche le pietre. Ciao!